Ehi là, ciao Tribers, benvenuti in una nuova puntata di Tribers Life. Tribers Life. Questa settimana è un'altra puntata del crash course di cui vi parlavamo settimana scorsa sulla ricerca di bug di valore. Se ti sei perso la prima puntata ti invito ad andare a vederla perché è molto interessante. Ti lascio qui come al solito la scheda e magari anche un link in descrizione. In ogni caso, come breve recap, in questo crash course andiamo a vedere fondamentalmente quali sono le basi per trovare i bug di valore e alcuni esempi di bug di valore. Ad aiutarci qui con noi, come settimana scorsa, c'è sempre Fabrizio, il nostro Triber Coach, che nello specifico oggi ci farà vedere un pochino di più su qual è la differenza tra trovare bug su Android e iOS. Quindi ragazzi, passiamo subito al video e vediamo cosa deve dirci Fabrizio. Ciao Triber e bentornati ad un'altra puntata di ricerca di bug su app o website. Oggi andiamo a vedere un'app di Barbieri che si chiama Barbierinos e andremo a fare un tipo di ricerca particolare, andando a confrontare i bug che riscontriamo su un device Android o iOS, andando appunto a verificare se gli stessi sono presenti sull'altro device. Questo tipo di approccio è quello che viene fatto in una qualsiasi campagna dove sono presenti differenti device. Questo è uno dei motivi principali che si trovano alla base del crowd testing, che appunto permette di svolgere test su differenti device in modo tale da avere poi alla fine il riepilogo dei bug riscontrati e su quali piattaforme, sistemi operativi o device si verificano. Quindi partiamo subito con un device Android. Proviamo a vedere se trova uno store nelle vicinanze, quindi faccio tap su trovo uno store e vediamo che non mi sta caricando direttamente la lista. Provo a fare un refresh e in effetti facendo un refresh viene subito visualizzata, ma non è appunto automatica come uno ci si aspetti. Allora, questo tipo di bug è un malfunction e direi anche high, perché semplicemente appunto non fa vedere direttamente la lista, ma devo essere io a sollecitare il caricamento. Bene, andiamo a vedere su iOS se il bug è presente in egual modo o se il comportamento è diverso. Quindi entro su Store, consento la localizzazione e gli store mi vengono appunto mostrati direttamente senza che io debba fare nessun refresh. Andiamo a vedere un altro bug. Cominciamo appunto con il device Android e andiamo a fare il recupero della password. Faccio tap su password dimenticata, inserisco la password con cui mi sono registrato, faccio invio, faccio tap su reimposta password, mi dovrebbe riportare esattamente all'interno dell'app, inserisco una password, in questo caso sto facendo la stessa, e nel controllo della password non inserisco una lettera, quindi le due password sono differenti. A questo punto, come vedete, mi viene segnalato che le due password non coincidono e non mi permette di andare avanti, quindi nessun tipo di bug su Android. Quindi passo invece su un iPhone e vado a fare la stessa cosa. Faccio tap su password dimenticata, inserisco l'email e richiedo appunto la nuova password. A breve dovrei ricevere la notifica, eccola infatti, del link per reimpostare la password. Richiedo appunto il link, mi dice di aprire l'app e qui vado a fare la stessa cosa che avevo fatto sul device Android, quindi metto password, la prima, e nella seconda mi dimentico una lettera, quindi faccio tap su conferma nuova password. Come potete vedere non viene segnalato da nessuna parte un messaggio di errore e questo è uno usability high semplicemente perché io utente non capisco cosa sia successo, bastava un messaggio di errore. È soltanto un discorso di mancata segnalazione che c'è qualcosa che non va, come invece avveniva su Android. Vediamo un altro bug, partiamo sempre dal device Android, entriamo nel burger menu, apriamo la voce account e quindi facciamo un tap su FAQ. Abbiamo una pagina vuota, comportamento che potrebbe essere anche diciamo normale perché almeno c'è una label che ci dice non sono presenti FAQ. Non lo ritengo un bug. Andiamo a vedere se lo stesso comportamento è uguale sull'iPhone. I menu sono diversi come avete potuto vedere, questo perché device e sistemi operativi diversi non hanno la stessa user interface e comunque hanno un codice proprio di programmazione che è diverso oltre all'hardware.
quindi anche la user interface e la user experience può essere differente. Quindi faccio un tap su account, dopodiché proseguo facendo un tap su FAQ e qui abbiamo una bellissima pagina bianca senza un messaggio ulteriore che ci spieghi il perché. Anche qui ci troviamo davanti ad uno usability AI, perché l'utente rimane così senza sapere se ci sono, se non ci sono o se c'è qualche problema che non le fa appunto vedere. Sempre ritornando sulla differente visualizzazione della user experience, vi faccio rivedere la user experience su Android. Come potete vedere ci sono 4 macro icone e dopodiché il burger menu in alto a sinistra che permette di accedere alle varie funzionalità. Andando dentro dati personali si può uscire dal profilo, si può fare il log off. Appunto io faccio tap su esci ed esco dal profilo. Su Android è così, non ci sta un'ulteriore funzionalità aggiuntiva, quindi l'utente Android non sa se qui sono presenti tutte o ne manca qualcuna. Andiamo a fare la stessa cosa sull'iPhone. Dalla home ho una user interface differente, ho il menu in basso e non ho icone al centro di pagina. Quindi come possiamo vedere in effetti è differente perché ho tutto qui sotto e qui non ho nulla. Vado nel profilo come ho fatto su Android e vado ad aprire i dati personali. Come si può vedere la user interface è diversa. Ho sia esci ma ho anche elimina profilo, che era un qualcosa che su Android non c'era. Quindi in questo caso non stiamo parlando di un bug, ma di due user experience differenti e user interface differenti. Se ci fosse stato chiesto il confronto fra appunto i due device, qui si sarebbe potuto configurare un bug perché è presente su uno e non è presente sull'altro, soprattutto se era richiesto un controllo di questo tipo. Andiamo a vedere l'ultimo bug, che è un controllo che si fa quasi sempre andando appunto a testare i controlli del form di registrazione. Quindi faccio tap su registrati, inserisco i miei dati. Tendenzialmente è molto facile fare un controllo di questo tipo, quindi inserire volontariamente dei valori errati per vedere se poi appunto vengono segnati e in modo tale da informare l'utente che appunto ci sono delle regole che validano i campi. In questo caso lo sto facendo con appunto il device Android. Ovviamente mi viene segnalato tutto in rosso perché ho volontariamente sbagliato tutti i campi e vado man mano a correggerli per capire fin dove i controlli sono attivi. Vado a completare l'indirizzo email e anche a stressarlo magari per capire se i controlli sono presenti e mi rendo conto che se un'email formalmente corretta la accetta. Mi rendo conto che nel campo telefono ovviamente mi ha segnalato che io ho inserito dei campi non numerici, ma nel messaggio di errore mi viene detto solo campo obbligatorio e non quanti devono essere i numeri minimi, ma mettendo dei valori, dei caratteri non numerici, il valore viene accettato. Andiamo a verificare anche se sull'iPhone i controlli sono uguali e sono presenti allo stesso modo o c'è qualcosa di differente. Quindi anche qui faccio un bel tap su registrati. Come vedete anche qui la user interface è differente. Vado a mettere anche qui un'email ovviamente inizialmente errata. Ad esempio in questo caso io non riesco a mettere qualcosa al di là dei numeri, quindi in questo caso iOS mi aiuta andando a limitare la possibilità di inserimento di altri valori al di là appunto dei numeri, però ne metto di meno e vediamo se me li segnala. Anche qui inserisco una password più corta, già differente, così magari me lo segnala subito. Do il consenso e procedo con la registrazione. Dati mancanti o errati e mi segnala il campo mail. Vado a fare la stessa verifica che ho fatto prima, reinserisco un'email errata e in effetti lui me la segnala. Adesso l'ho inserita corretta, quindi dovrebbe andare avanti. Le password non coincidono, mi ha soltanto detto che non coincidono, non mi ha detto quante sono le lettere minime, quindi mi fermo a 5. Sull'Android mi diceva che devono essere minimo 6. Numero di telefono inserito errato. Continuo a mettere numeri sperando che mi faccia superare. Benissimo, sono andato avanti, ho registrato il mio account inserendo un numero di telefono formalmente corretto, un'email formalmente corretta, ma non era presente il vincolo sulla password, quindi ho creato una password più piccola di quella che invece su Android mi veniva richiesta e non solo, ho anche messo il nome e il cognome da una sola lettera.
Quindi ovviamente anche in questo caso potremmo non urlare al bug se non conoscessimo che invece su Android questo comportamento è gestito correttamente, però come abbiamo visto su iOS è impossibile mettere un numero di telefono che non ha appunto numeri, mentre invece sono consentite altre cose. Come ho anticipato a inizio video, la bellezza del crowd testing serve appunto per fare questi confronti, quindi io ho due device, posso fare un confronto fra i due, lo posso fare singolarmente se la campagna lo richiede, oppure le campagne su Triber andando a selezionare differenti tipologie di Triber con differenti device, differenti sistemi operativi e quant'altro, appunto per andare a notare queste differenze. Ok Fabri, mi dispiace ma ti devo interrompere qui. Purtroppo ci sono altri esempi che potevamo mostrarvi, ma chiaramente se li vedessimo tutti la durata del video esploderebbe. Quindi almeno per oggi purtroppo la puntata si deve concludere qui. Tanto ci vediamo la settimana prossima per la terza puntata e ultima di questo mini crash course. Se avete qualsiasi domanda non esitate a scriverla nei commenti e alla prossima settimana.